Amici di Planet Spin, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova avventura di pesca. Oggi approfitto di un paio d'ore di libertà per farmi una veloce battuta ad edging. Siamo in costiera amalfitana e proviamo in uno dei primi posti che abbiamo disponibile qui in provincia di Salerno. Vi faccio vedere un po' il posto dove andremo, l'attrezzatura che utilizzo e speriamo di fare qualche bella cattura e di divertirci soprattutto. Venite con me in questa avventura, cerchiamo di insidiare i cefalopodi, seppia e calamaro. Dai! Vi porto con me in questa battuta di pesca improvvisata. Ho portato giusto una cannetta, una canna mulinello e qualche edgy, qualche esca artificiale, giusto una manciata, 4-5 esche, perché il tempo a disposizione era davvero poco. Però in ogni caso, conoscendo un po' il posto, l'abitudine, ecco, dei cefalopodi, se ci sono di sicuro si faranno vedere. E niente, ora vi porto con me, andiamo giù al porto. Questa è la discesa che faremo per andare giù. E poi andiamo a pesca. Allora, arrivati sullo spot, do delle indicazioni generiche in merito a questo posto. Questo è il porto di Cetara e Cetara è uno delle prime città dove è presente un porto che possiamo, ecco, sfruttare nelle nostre battute di edging qui in costiera amalfitana. Ovviamente all'interno del porto, come tutti i porti italiani, all'interno del porto non è consentita la pesca, per cui se proprio dobbiamo, ecco, vogliamo fare qualche lancio qui all'interno del porto, è consigliato, sono consigliate le ore notturne, in modo da non creare pericolo o intralcio a quello che può essere la navigazione oppure il passeggio, che in questa zona qui è una zona molto turistica, quindi il mio consiglio è quello di utilizzare le ore notturne. Come alternativa a questo qui diciamo, al centro del porto, che è uno dei posti migliori per insidiare il calamaro, ci sono due alternative. La spiaggetta che si trova a ridosso del porto, andando sulla destra una volta scesi qui giù al porto, e poi c'è una piccola scogliera sulla sinistra del porto, sotto la torretta. Diciamo, questi qui sono gli spot principali che io prediligo nelle mie battute, che possiamo utilizzare nella nostra sessione di pesca. Per quanto riguarda invece le caratteristiche del fondale, in questa zona del porto abbiamo il fondale che va dai 3 metri fino ai 5 metri. Ovviamente quanto più va verso il centro del porto riusciamo a lanciare, più aumenta la profondità, mentre sotto la zona che si trova a destra del porto, quindi su quella spiaggetta a ridosso del porto, c'è un lento declino, quindi dipende anche dalla distanza che riusciamo a lanciare le nostre esche artificiali. Possiamo arrivare al massimo sui 3 metri, 4 metri d'acqua, però
diciamo il fondale è sabbioso e l'unica cosa da fare attenzione sia in quella zona che in altre zone del porto è la presenza di reti, per cui il consiglio che mi sento di dare è che prima di lanciare le esche artificiali, gli eggi dal valore considerevole, il mio consiglio è di utilizzare o dei piccoli piombi a perdere o delle dotanare economiche, in modo da capire se la zona dove intendiamo pescare in quella zona c'è una rete o meno. Per quanto riguarda invece la scogliera che c'è alla sinistra del nostro porto, il fondale è molto omogeneo, si tratta di un lento declino tra rocce e sabbia, e in quella zona lì il fondale arriva al massimo sui 2-3 metri d'acqua. La stessa cosa che vale per le altre zone del porto: quando più lontano riusciamo a lanciare, ovviamente più fondo avremo sotto di noi. In merito alle esche artificiali, gli eggi, io non utilizzo delle piombature che le reputo maggiormente ideali per la pesca della seppia, per scendere maggiormente sul fondo, mentre in queste zone il calamaro lo possiamo trovare dai primi strati d'acqua della superficie, per intenderci, alla mezz'acqua e fino al fondo. Quindi comunque se noi peschiamo con una totanara, un edge da 2,5-3 come grandezza, possiamo comunque riuscire a coprire tutta la fascia d'acqua. La variabile che più deve in qualche modo preoccuparci in questo sport è la presenza di vento. Infatti è una costante e solitamente arriva dalle nostre spalle, ci aiuta nel lancio, questo è vero, però è pur vero che poi ci dà qualche problema nel gestire, nel sentire la nostra totanara durante l'azione di pesca. Abbiamo dato un'infarinatura iniziale, giusto per dare qualche consiglio a chi vorrebbe venire qui al porto di Cetara oppure nei dintorni del porto di Cetara a pescare, e ora ecco, andiamo a prendere la nostra attrezzatura e andiamo a lanciare le nostre esche. È quasi il tramonto, sono giunto finalmente sul mio spot previsto per questa sera, proprio sotto la torretta qui a Cetara, e vi racconto anche un simpatico avvenimento che mi è capitato. Purtroppo nella fretta di venire a pesca per farmi questo tramontino veloce qui a Cetara ho dimenticato le esche artificiali, gli eggi, e per fortuna c'erano due ragazzi qua del posto a cui ho chiesto una totanara, altrimenti non avrei potuto pescare, e quindi questa sera pescherò con un solo edge prestato da Alfonso di Cetara. Quindi le mie speranze di cattura si girano, sono tutte rivolte a questa esca. Speriamo di non perderla, che non ci sia qualche rete qui sotto, però penso di essere nel posto giusto, perché i segnali che vedo su questa scogliera lasciano presagire che qualche seppiolina o qualche calamaro gira in questo posto. Vediamo di fare qualche lancio e vediamo cosa si dice. E ringrazio nuovamente Alfonso che mi ha salvato la pescata, almeno mi permette di fare qualche lancio. Questa è l'esca che utilizzerò in questa sessione. Unica esca. Eccola qua. Andiamo in pesca. Devo dire la verità, mi ha sorpreso per la distanza di lancio che riesce a raggiungere. Mi ha piacevolmente sorpreso. Speriamo sia lo stesso efficace nell'azione di pesca. Qualche seppia, qualche calamaro la gradisca. Come solitamente faccio, la faccio scendere di quello che è la profondità a cui voglio pescare. In questo caso la faccio scendere 3 metri più o meno. Provo sulla mezz'acqua, su un fondale di 5 metri. C'è un recupero alternato con qualche gercata verso l'alto e poi recupero il bando, regolo la frizione. E questa è l'azione di pesca.
Pescare in questi posti, pescare in questo mare, è sempre un'emozione straordinaria. Chi frequenta questi spot sa bene che la costiera amalfitana può regalare tante soddisfazioni e le catture, grandi o piccole che siano, non sono mai scontate. Ma qui si ritorna sempre con tanto piacere. Quando arriva il richiamo del mare, nessun vero pescatore può resistere e si ritorna sempre a lanciare la nostra esca e a sperare che la prossima volta andrà meglio. La pesca in mare è una passione da condividere, ma rispettare e tutelare questi paesaggi è un dovere di tutti. Planet Spin. Fishing pur passion. Faccio scendere un po'. Andare a pescare un po' sui 3 metri. Siamo una mezz'acqua. Siamo fortunati, anche se in parte la pescata di oggi è stata compromessa dalla dimenticanza delle esche artificiali. Capita. Vedo ancora un po' di filo, faccio scendere ancora un po', 4 metri. Eccolo. Mamma mia, piccolo, da coraggio, proprio piccolo, piccolo, GoPro arresta video.
sollevato il morale. Assolutamente. Siamo giunti al tramonto e il cambio di luce. Questo è il momento solitamente migliore per insidiare i nostri amici cefalopodi. E questo è lo spettacolo che io ho davanti. Bellissimo spot, bellissima serata. Il clima non è ancora tanto freddo, per cui si sta veramente bene. Faccio ancora qualche lancio, dopodiché vediamo il da farsi. Dai, insistiamo ancora un po'. Almeno una seppiolina, dai. Scappottiamo. Amici di Planet Spin, siamo giunti alla conclusione di questo video. Un video che poteva finire molto prima se non avessi trovato un pescatore qui sul posto che mi avesse dato una totanara, un edgy, per farmi fare questa pescatina di un paio d'ore. Vabbè, alcune pescate le ricordiamo per eventi, catture importanti o altre cose. Questa pescata la ricorderò perché ho dimenticato le esche a casa. Già una volta mi era capitato di dimenticare una canna, per fortuna avevo con me un amico che aveva una cannetta di riserva. In questo caso invece ho trovato un simpatico pescatore che mi ha offerto gentilmente un edgy. E che dire, se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivete nei commenti se volete ancora qualche altro spot qui in Costiera Amalfitana, e scrivete anche voi nei commenti se vi è mai capitata una disavventura come questa che è capitata a me oggi, quindi di dimenticare a casa delle esche, mulinelli, canne e altre cose. Io vi ringrazio per la visione di questo filmato e iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, e come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!